Benvenuti a tutti, sono Dredd, benvenuti su Star Casino Sport. Oggi sono con Gianluca Mancini. Intanto ti volevo ringraziare per la disponibilità, sono molto contento, felice e un po' in ansia di parlare a te, però cerchiamo di gestirla al meglio. E prima di iniziare, intanto ti volevo fare i complimenti per le ultime stagioni con la Roma, per la tua carriera che stai facendo finora. E io ti parlo da tifoso, quindi tutto quello che ti dirò è perché effettivamente lo sento. E io nel corso di questi anni sto notando come tu stai dimostrando di essere uno dei leader sia tecnici che carismatici all'interno della squadra. Nella tua testa, quali sono le sensazioni che ti provoca questa responsabilità, diciamo? È una domanda e sono cose che mi vengono dette spesso, però io tengo a ricordare oppure a dire che nello spogliatoio ce ne sono tantissimi di leader carismatici, di campo, dove magari qualcuno con una parolina in più può aiutare un compagno. Io magari mi ritengo forse in più in atteggiamenti nell'allenarsi bene, di dare sempre tutto in campo, di morire in campo. Non è una cosa dove la vivo male, ma è una cosa molto bella. Però la cosa più importante è che dentro una squadra ci siano tanti. Certo. E io noto anche che tu hai un attaccamento alla maglia molto forte, si nota questa cosa. E penso che sia anche per te molto importante, sia un lato molto importante per la tua esperienza alla Roma, essere così tanto attaccato alla maglia. Sembri quasi romano, romanista, proprio più di me. Quindi... No, devo dire che dal momento che sono arrivato a Roma ho sentito un qualcosa di speciale con questa città e con questa piazza, con questi tifosi. Io ho giocato 2 anni nell'Atalanta e quando venivo da avversario all'Olimpico lo sentivo come uno stadio caldo, uno stadio passionale dove spingevano la loro squadra, e dal momento che ho fatto la prima partita da titolare, che fu il derby, quindi ho pescato la partita forse un po' più importante, ho sentito questa cosa dentro di me ed ero io a difendere, cioè io giocavo con i miei compagni a difendere quelli della Roma, e quindi ti viene sempre da dare tutto per la città, per la squadra, per i compagni, e quindi è una cosa in più dove si può notare, però si nota molto, si nota. è un mio carattere dare sempre tutto me stesso in qualsiasi cosa faccio. Si nota, si nota. E parlando, io vorrei parlarti un po' della vittoria della Conference League dell'anno scorso. Da tifoso è stato veramente incredibile, perché è stato un climax, proprio un aumentare di emozioni incredibile. Intanto vorrei chiederti tu come l'hai vissuta dal tuo punto di vista e che effetto ti fa giocare ogni partita praticamente con lo stadio pieno, con 70.000 persone che ti guardano. No, partiamo dall'ultima. L'anno scorso dall'arrivo del mister è scattata una scintilla, bisogna essere onesti a dirlo. Tutte le domeniche, tutti i giovedì lo stadio era pieno e questo dava senso di responsabilità a noi giocatori. A volte abbiamo soddisfatto i tifosi, altre volte meno. E giocare con uno stadio pieno, che sia contro Real Madrid o con l'ultima squadra del mondo, è qualcosa di unico e ti fa capire che i tifosi ci danno tanto. È una cosa che ti spinge proprio molto, immagino. Sì, molto. Poi mi hai chiesto la vittoria della Conference, è stato un qualcosa di speciale, unico anche per noi, perché vedere una città come Roma in festa ci ha dato grande orgoglio. Io purtroppo l'ho vista, diciamo, in trasferta perché abito a Milano, quindi non ho vissuto proprio tutte le emozioni, però posso immaginare che anche il solo aver portato quella coppa nella città sia stato incredibile per voi. Sì, è stato, diciamo, non lo dico ad oggi che abbiamo vinto, ma l'obiettivo era quello di arrivare in finale. Sappiamo che è stato un percorso molto tortuoso, fatto di montagne russe, la Conference, perché non la conoscevamo come competizione e si è rivelata difficile. E poi quando arrivi in finale, arrivi in fondo, porti a casa il trofeo a Roma, dove mancava da tanti anni un trofeo internazionale, è qualcosa che rimarrà per sempre. E parlando invece, tu hai accennato il rapporto che hai con Mourinho,
com'è il rapporto con lui? In cosa ti ha cambiato, se ti ha cambiato in qualcosa? In che modo ti ha aiutato a migliorare e in che modo ha aiutato a migliorare tutta la squadra? Allora, il rapporto che abbiamo con il mister è un rapporto diretto, schietto, dove lui è una persona molto eh, incisiva per noi, ma è una persona che ti sa cullare o ti sa anche bastonare quando c'è da bastonare, quindi diciamo, è un leader, il vero leader è il mister. Un punto di riferimento È un punto quasi. di riferimento. A me personalmente ha cambiato il modo di leggere le partite, leggere le situazioni di gioco. Quando si dice giocare per vincere, a dire è facile, Farlo un a po' più... farlo, a ragionare, a pensare durante la partita, non l'avevo mai pensato, fatto al 100% come sto facendo con lui. E poi penso per il resto del gruppo, parlo in generale, vedendo cosa è cambiato, io ho 4 anni che sono qua, cosa è cambiato è quella mentalità, quegli allenamenti di dare sempre il massimo, di andare sempre oltre le nostre soglie per migliorarci e migliorare come collettivo. Invece dal punto di vista personale, diciamo, sei riuscito un po' nel corso di questi anni a goderti la città, a visitarla, a capire anche un po' com'è l'ambiente romano in sé? Sì, sì, 4 anni l'ho Qualche vissuto, sì, possibilità ce sì, l'hai sì. avuta? Esco con mia moglie, le bambine, centro, io sto a casa al Palocco, andiamo ogni tanto al mare, andiamo a vedere ristoranti, a mangiare ai ristoranti. Piatto preferito così al volo? Carbonara, Ah, sì. beh, Sì, perfetto. sì. Carbonara e cacio e pepe, Ci devo sta. dire tutte e due. Però la carbonara preferisco. No, Roma è stupenda, quindi ogni cosa che vedi, ogni via dove entri c'è qualcosa di nuovo, anche se stai da tanti anni, è sempre una città incantevole. Allora, io ci sono nato, però ogni volta che ci torno comunque è un'emozione, quindi Sì. immagino anche per una persona che ci è arrivata poi col tempo, immagino che sia abbastanza Molto, molto, molto una bella emozionante. esperienza. E tornando invece a parlare un po' dal punto di vista tecnico della squadra, con la vittoria dell'anno scorso della Conference, vi siete predisposti degli obiettivi per quest'anno alti? Che obiettivi avete? Cosa volete raggiungere? No, è chiaro che la vittoria della Conference, l'arrivo di calciatori, quelli che sono arrivati, esperti, dove hanno vinto tanto, il livello si deve alzare per forza, perché non puoi fare 2 annate, cioè non devi pensare di fare 2 annate uguali, se no non migliori. Quindi il nostro obiettivo è sicuramente arrivare meglio in classifica dell'anno scorso, cercare di entrare nell'Europa dei grandi, però l'obiettivo principale è di ogni domenica cercare di vincere, dando sempre il massimo e vediamo quello che succede. E tu hai parlato adesso di nuovi innesti, e quest'anno è arrivato un giocatore importante come Dybala. No, Paolo, sappiamo le sue caratteristiche tecniche, il campione che è, quello che ha dimostrato in questi anni in Italia, è stato uno dei più bravi calciatori ed è se non il più bravo calciatore tecnico in Italia, però Matic, Wijnaldum, Selic, Svilar, non voglio dimenticarmene altri, È stata penso comunque sì, una una bella bella campagna. compagna acquisti che ha migliorato la rosa in numeri, in allenamenti, in mentalità e sono tutte cose che fanno crescere un club, ma parlando di noi una squadra. Certo. E, parlando un po' del tuo passato, tu hai giocato a Perugia, come Materazzi ho scoperto. Sì. Tu, per te lui è stato un punto di riferimento, ti sei ispirato a lui in qualcosa avendo avuto questa esperienza in comune? Guarda, allora, è partito tutto dal 2006, guardando il mondiale, io avevo 10 anni e quindi inizi a ricordarti e a capire qualcosina. Guardando il mondiale, lui era partito che non giocava, giocava a Nesta Cannavaro, si fa male Nesta, entra la prima partita, segna subito un gol importante, poi fa un mondiale della Da Madonna, protagonista, diciamo. in finale segna di testa, poi c'è quella situazione la che situazione succede, Zidane, sì. quindi diventa diciamo, il simbolo dell'estate italiana. E poi come calciatore, come giocava, come anche lui dava sempre tutto, ci metteva sempre la faccia,
un calciatore di personalità, è stato sì, Hai un po' seguito, sì, diciamo, il suo... segnava sì, anche tanto esatto. da difensore, Sì, quindi sì, sì. quando sei piccolo guardi anche quelli che Certo, segnano, ovvio. è stato sì, è una fonte di ispirazione. E, a proposito di gol, tu comunque hai dimostrato di avere nel colpo di testa uno dei tuoi punti di forza. Hai anche un obiettivo di gol, oltre a difendere bene, o è una cosa a cui non pensi? No, 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 è chiaro, se segni aiuti la squadra Certo. a qualcosa in più, Mhm. perché da difensore noi difensori non facciamo 10 gol, 8 gol al Certo. campionato, se ci va bene facciamo 5-6 ed è qualcosa Mhm. di top. Io prima li segnavo, ora nell'ultimo anno e mezzo ho fatto solo un gol, quindi spero di poter aiutare la squadra ogni tanto a buttarla dentro, però il mio obiettivo principale è E quello non sì, prenderli. di non prendere gol, di far creare meno occasioni possibili agli avversari, Certo. perché facciamo quello ed è Certo. importante per quello. E dal punto di vista personale invece vuoi migliorare qualcosa, degli obiettivi da raggiungere durante quest'anno? Cosa pensi, cioè in cosa pensi di dover affinare qualcosa? Ma affinare e È migliorare ci sarà infinito, certo. sempre, anche a 40 anni Mhm. non si smette mai di imparare, figuriamoci io che ne ho 26, Certo, quindi l'obiettivo mio principale è faccio questo di mestiere, mi alzo la mattina, vengo qua al campo e cercare di migliorare le situazioni che magari non ho fatto bene in partita, oppure delle mie lacune, ma migliorare anche dove mi sento forte. Però è quello il mio obiettivo migliorarsi principale, sempre. migliorarmi sempre per crescere di livello e aiutare la squadra. Immagino che anche dal punto di vista della squadra l'obiettivo sia migliorare di gruppo, migliorare... Assolutamente, se ognuno di noi migliora è un qualcosa di importante per Certo, la squadra, ma assolutamente. lavoriamo per questo, per migliorarci e raggiungere gli obiettivi con il club. Assolutamente. Gianluca, io ti ringrazio. Mi hai veramente emozionato perché per me Ci non è mancherebbe. una cosa semplice da fare, però sono veramente contento del tempo che ci hai donato e speriamo di rivederci presto Speriamo. e ti auguro un'ottima carriera se non ci dovessimo rivedere e No. un ottimo campionato. Grazie Grazie mille. mille, Grazie grazie a mille. voi. Grazie.